Quindi adesso che lavoro stai facendo? Adesso in questo momento diciamo che ho lasciato, fino a 2 settimane fa lavoravo, anche se non faccio vedere, tipo non so, tanta gente pensa che io non ho mai lavorato, solo perché non posto, non faccio storie, però ho sempre lavorato, da quando mi sono diplomato Hai sempre lavorato? ho sempre lavorato. La gente magari adesso vedrà solo la fine, però non sanno che comunque c'è stato molto sacrificio. Per un annetto tante cose che volevo comprarmi per esempio non me le sono comprate. Tante serate me le sono perse, dici non so, ti piacciono quelle scarpe, non le compri perché comunque è un obiettivo davanti. Cioè. Buon pomeriggio a tutti quanti, Tony Vibes TV, siamo tornati di nuovo, sapete com'è, no? Tifo Tony e Tifo Vibes, siamo sempre in giro a cercare delle belle vibes e oggi siamo qua con Merlino. Come stai bro? Bene, bene, tu? Come Tutto a stai? posto? Da un po' non ci vediamo. Da un po'. Siamo qua perché oggi ha fatto l'apertura del suo barberry shop, davvero una bella cosa, quindi diciamo due chiacchiere per vedere un po' com'è stato per aprire. Ma ho un po' un dubbio, no? Ok. Il primo nero che si chiama Merlino. Dove hai trovato questo nome? Perché la gente dice che faccio magie, faccio cose impossibili, però per me non sono impossibili, sono cose che si possono fare, quindi Ok. diciamo che è partito tutto da lì. Hanno iniziato a chiamarmi mago, poi Ok, mi sono fatto chiamare Merlino. quindi fai delle magie, insomma. Dicono che faccio magie, la gente. Sono cose che tu fai che loro vedono come magie. Esatto. Del tipo, cosa sono queste cose qua? Sono cose che, cioè per me sono cose semplici che si vedono, per esempio, non so, la prima volta ho comprato la macchina e tutti dicevano guarda, una bella macchina qua, là, e sembrava una cosa così che comunque non tutti ce l'avevano. È la stessa cosa il negozio che così all'improvviso apri, un ragazzo della strada non te l'aspetti. Quindi tutte queste cose qua diciamo sono, cioè collegandoli tu dici boh come fa lui. Come fa? Cioè la gente non si aspetta le cose perché magari pensa che non hai soldi. Esatto, cioè ti vedono straniero, pensano, cioè lui vabbè, magari non fa niente dalla mattina alla sera perché comunque tanta gente si basa anche quello che vede sui social. Sì, ok. Quindi non si aspetta che da un giorno all'altro tu ti puoi permettere questo o quello. Quindi sottovalutano un po' le persone. insomma. Esatto. Cioè, magari io ti vedo, vai cioè, sei vestito con uno straccione, io non posso sapere tu che tipo di persona sei, magari, non so, per esempio, sei sempre Levis, però ha miliardi, capito? Quindi mai criticare una persona in base alla copertina. Ok, vediamo un attimo una cosa. Il tuo vero nome qual è? Il mio vero nome è Mustafa. Mustafa, cognome? Diaby. Diaby. Sì. Ok, e da dove vieni? Guinea, con Acri. Ok, nice one. Quindi sei nato lì? Sì, sono nato lì, sono qua da 11 anni. 11 anni? Sì. Wow. Sono venuto, sì, 11-12 anni, dal 2010, fine 2010 sono qua. Ok, ormai sei cittadino italiano, insomma. Sì, ho la cittadinanza, tutto, grazie a mio padre. Sono venuto qua che ero minorenne, quindi appena sono venuto. Com'era la vita in Africa, insomma? La vita in Africa non era male, perché comunque io vengo dalla capitale, cioè non so, la gente magari quello che vede dai telefilm è tutto un'apparenza secondo me sbagliata. Cioè io lì stavo bene, non mi lamento. Quindi niente, cioè, per adesso non ci sono ancora tornato, però quest'anno per forza. 11 anni non sei mai tornato in No, da quando ho messo piede qua non sono Come mai? mai tornato. Così all'inizio ero piccolino, perché quando sei qua sai com'è, i tuoi non è che ti danno i soldi così, quindi per fare ogni cosa te la devi tirare dalla tasca da solo. Sì, sei stato bandito dal tuo paese, insomma. Mi ha lasciato qua, adesso con le proprie forze, con le mie forze, quest'anno cercherò di fargli tutto per andarci, assolutamente. Come hai visto l'Italia in confronto al tuo paese quando sei arrivato? All'inizio è stata un po' dura, perché comunque vabbè, a parte non sapere la lingua, però proprio le persone come sono, capito? Cioè ai tempi io quando sono venuto non c'erano tanti stranieri comunque, e quindi i pochi che c'erano diciamo che si notava la differenza.
perché a scuola sei l'unico straniero in tutta la classe alle medie, è un po' dura, capito? Sì. E niente, però alla fine con la forza di volontà si va avanti, cioè se te ne freghi di quello che dicono gli altri, di quello che pensano, alla fine non ci fai neanche caso, capito? Giusto. Quindi adesso hai studiato? Sì, sì. Adesso ho il diploma, mi sono diplomato 4 anni fa al corso. Meccanico? No, elettricista. Elettricista. Anche se non ho mai fatto niente che c'entra con quello. Quindi sei in grado di collegare i fili? Sì, sì. Insomma. Cioè hai finito lì ma non hai mai lavorato con elettricità? Esatto, ho fatto solo da saggista. Ho le basi, proprio basi, che faresti anche tu, diciamo, a casa. Io Cambiare le lampadine, diciamo che lo sanno fare tutti. Ok, quindi adesso che lavoro stai facendo? Adesso in questo momento diciamo che ho lasciato. Fino a 2 settimane fa lavoravo, anche se non faccio vedere, tipo non so, tanta gente pensa che io non ho mai lavorato, solo perché non posto, non faccio storia. Però ho sempre lavorato, da quando mi sono diplomato Hai sempre lavorato? ho sempre lavorato. Quindi insomma tu si vede che sui social Mostro totalmente cose diverse, quindi diciamo che tu non potrai mai capire che tipo di persona sono nella realtà. E cosa mostri sui social? Sui social, diciamo, sai come funziona, no? Tra i giovani, cioè fai vedere quello che magari uno vuole vedere. Ok. Quindi, cioè, la vita privata comunque è totalmente un'altra cosa. Perciò diciamo che comunque le cose sono diverse. Tu quello che fai non è quello che mostri veramente, capito? Magari il 30-40%, tutto il resto. Quindi tu è mostri fuori. quello che la gente vuole vedere. Diciamo, cioè non tutto quello che vuole vedere la gente, alla fine io posto anche quello che piace a me. Ok. Perché alla fine il mio profilo lo gestisco io, metto quello che voglio io. Però è anche il mondo di oggi, capito? Cioè per dirti non puoi mettere una foto dove sei tutto sporco, hai capito? Ovviamente fai una foto che potrebbe piacere anche agli altri, così vai anche avanti, insomma. Ma quest'idea qua della gente che tu non hai mai lavorato, cosa ne pensi? Penso che sia un po' sbagliato, insomma, perché alla fine diciamo che ognuno trova sempre un modo per arrivare ai propri obiettivi. Io non è che mi sono alzato e avevo già tutti i soldi, tutte le cose già pronte, cioè ovviamente ti alzi alla mattina come fanno tutti. Quindi diciamo che le cose, la realtà è quella. Comunque devi soffrire, diciamo, capito come hanno fatto quello sì. E col trading come va? Col trading diciamo che adesso mi sono un po' fermato con tutta la roba, negozio, lavoro, casa, perché ho trovato anche, cioè ho preso anche casa ultimamente da solo, con la mia ragazza, tutto, adesso conviviamo, quindi diciamo che le cose stanno un po' cambiando, sono stato un po' impegnato e il trading l'ho lasciato perdere per un po'. C'è da guadagnare col trading? C'è da guadagnare, Come ci funziona? sono dei miei amici che ce l'hanno fatta. Io allora all'inizio avevo fatto dei corsi, sono stato un po' dietro, però diciamo che sono stato solo spese, perché comunque alla fine anche loro, tanta gente ti può dire vieni da me, ti insegno, ti faccio usare il mio broker, ma lui lo fa solo perché sta guadagnando su di te. Ok. Quindi il consiglio che posso dare a tutti quando vai a fare trading, informati molto bene, perché va a finire che spendi, poi... Non guadagni niente. Esatto. Quindi tu hai speso ma non hai guadagnato niente. Io ho speso, ho guadagnato qualcosa, quello che ho speso diciamo che l'ho recuperato, perché comunque non ero da solo io quando sono partito, avevo la mia squadra, avevo gente con cui facevo, però mi sono un po' tirato indietro perché appunto ero stato molto impegnato. Quindi Non è una cosa... c'è Perché stato lì comunque il trading devi starci dietro. Se tu, non so, investi su un'azione, non è che puoi andare a dormire dopo 2 giorni, devi starci dietro, controllare il mercato, come va, tutto. Che tipo di azioni fanno lì col trading? Dipende, cioè quello che vuoi fare tu. Magari, non so, tu puoi investire anche su cose che, non so, su materie prime, e Bitcoin, quelle cose lì, capito? Però, cioè, io andavo molto più sul seguire, guardare, imparare bene, perché comunque è molto difficile arrivare proprio pro. Ok. Quindi cioè, so che mi mancava ancora molta strada, quindi non vorrei dirti ho fatto questo e quello. Sì. Quindi, però riprenderò molto presto, riprenderò. Riprenderai. Sì. Quindi c'è stato un periodo che hai fatto solo trading?
Sì, ho fatto solo trading e anche lì diciamo che vabbè, mentre lavoravo facevo anche trading, perché comunque puoi starci dietro anche col telefono, non per forza col computer. Oh, ok, ok. Ma hai mai avuto da fare degli altri giri oltre al trading? Questo non saprei cosa dire, capisci? Ci sono tante cose dietro, sai come funziona la vita, alla fine questo mondo vince chi è più furbo, Siete furbi? o no? Quindi oltre al trading c'è altro. C'è altro, ci sono tante altre cose, però sì, come ti ho detto, l'importante è usare la testa e essere più furbi. Perché comunque tu puoi essere, vabbè, ti svegli, hai già tutto pronto, però se non sei furbo non puoi andare avanti con una cosa. Sei bloccato. Va bene. E quando è che ti è venuta l'idea di aprire un negozio di... Diciamo un sacco di tempo fa, più di un annetto. Cioè, non so, non mi ricordo bene come mi era venuto così, però avevo già in mente di fare qualcosa, un'attività. O parrucchiera, un bar o una pizzeria. Infatti questa è solo la prima. Questa è la prima? Sì. Quindi dopo questa ne aprirà altri? Sì, sicuro. Ormai ho intrapreso la strada da imprenditore e continuo su questo. Quindi vuol dire che c'hai soldi? Sai cosa vuol dire avere soldi? Per me avere soldi vuol dire avere tanti soldi. Questo per me non è niente. Sì, ma Questo è solo essere un imprenditore ci vogliono soldi. Sì. Aprire negozi. Sì, quello sì. Però sai com'è? Questi, cioè dipende alla fine cosa vai a aprire. Ci sono tanti modi di fare l'imprenditore. Tu puoi iniziare da cose piccole per poi fare cose grandi. Non so, aprire un McDonald's per esempio è una cosa, cioè è molto faticoso da arrivare, perché lì comunque per esempio un McDonald's per fare un franchising mi sa che dovresti avere un budget minimo di 1 milione, capito? Wow. Quindi questa è già una cosa. E per aprire questo negozio il budget? Questo il budget non è lì, questo è il budget tuo, lo devi calcolare tu, come lo vuoi fare tu, l'arredamento, dipende tutto da lì. Ok, com'è stato aprire? È molto difficile, la gente magari adesso vedrà solo la fine, però non sanno che comunque c'è stato molto sacrificio. Per un annetto tante cose che volevo comprarmi per esempio non me le sono comprate, tante serate me le sono perse, dici non so ti piacciono quelle scarpe, non le compri perché comunque è un obiettivo davanti. Ok. E nella legge invece? Le fatiche, sai, aprire un negozio non è facile. Sì, all'inizio è stato duro, però ho beccato per fortuna il commercialista giusto, uno italiano, Claudio, molto bravo, ma mi ha fatto vedere tutti i modi perché comunque lui è dentro da tanto. Ok. Quindi mi è stato molto vicino, molto. Infatti grazie a lui, lo ringrazio tanto perché mi ha aiutato. Quindi questo è il primo negozio che hai trovato subito? No, allora questo è stata la terza. Ok. Perché la prima l'abbiamo trovato ma non c'era il bagno, e il comune chiede il bagno per forza. E il secondo l'abbiamo trovato ma diciamo che non mi piaceva l'acquisizione e poi il prezzo era troppo. Era troppo? Sì, per mantenerlo i costi diciamo che non rientrava dentro il mio budget. E poi ho trovato questa, che l'ha trovata la mia ragazza, mentre stava passando l'ha vista, mi ha chiamato. Ok. E abbiamo visto il posto, ci stava in stazione, ci possono arrivare tutti, perché ci passano tutti gli autobus. Ci sono anche 3-4 scuole proprio vicini e qua in zona non c'è comunque un parrucchiere afro, diciamo, capito? Perché tutti gli altri sono dall'altra parte, nella stazione dei treni. Quindi diciamo che è stato anche una fortuna trovare anche questo posto. E com'è stato per i tuoi amici quando hanno scoperto che hai aperto questo posto? Per molti è stata una sorpresa perché comunque non se l'aspettavano. E tanti si sono rimasti di merda, però cioè, alla fine non conta quello che pensa l'altra persona, capito? Perché vabbè, tanti sono felici per me, anche se magari io non so quello che puoi pensare tu dentro di te. Esatto. Io vedo quello che tu mi dici, quello che dimostri. Per me l'hanno presa bene, perché comunque è un passo avanti, potrebbe dare degli esempi anche a tanti. Wow, e quindi le soddisfazioni quali sono? Perché dopo tanto tempo sei riuscito ad aprire, no? Sì, al giorno. finalmente
ce l'ho fatta, oggi è il primo giorno e niente, sono felice perché comunque anch'io per me all'inizio ho pensato cavolo se ce la farò sarà una bomba e adesso che sono arrivato oggi non ci credo neanche io sinceramente. Sto qua, sto pensando, non lo so, ma questo negozio è mio? Ti finisce perché guadagnare i soldi? Diciamo, cioè alla fine io non sto pensando comunque ai soldi. Cosa pensi? Cioè l'importante è che la cosa va avanti, mi trovo bene, non avrò problemi. I soldi, cioè quando lo stavo facendo se pensavo ai soldi, secondo me non l'avrei mai, non sarei mai riuscito a vivere. Perché all'inizio sembrava davvero un'impresa. Però ce l'ho fatta, cioè per me è una bella soddisfazione. Nice one. Come va con l'amoroso? Bene, bene, mi tortura. Adesso siamo a casa, conviventi, belli felici. Da quanto è che state insieme? Ormai sono 3-4 anni. Wow. Davvero una brava ragazza. Abbiamo qua l'amorosa che voleva parlare, quindi se vuoi venire. Vieni a salutare. Allora, sono 2 anni e mezzo, prima cosa, non sono 3-4 anni e va bene, siamo a casa insieme e all'inizio è dura perché scopri meglio il carattere dell'altro, vedi anche i difetti molto meglio, tipo Musta è molto disordinato, però per il resto siamo felici. Cioè, è disordinato? Sì. Però su Instagram è ordinato però. Solo su Insta. Non fidatevi di Instagram, sì. Wow. Perché è grazie a lei, perché è lei che mi fa le foto. Sì, Ah, ok. tutte le foto che ha sono belle perché gliele faccio io. Lui dice sempre il contrario, però è così. Come ti senti oggi che avete aperto il negozio? Allora, io ho l'ansia perché spero vada tutto bene. All'inizio, vabbè, penso sia normale avere ansia positiva, esatto, ansia positiva. Però sono molto, come dire, positiva e mi sento che andrà bene. Questo è solo l'inizio, come diceva lui, abbiamo intenzione di aprire tanti altri negozi e niente. Prima quando stavo parlando con lui dietro le quinte diceva che sia la sua forza per andare avanti, è vero? Sì, Vedi. penso di sì. Qual è qui, scusate? Diciamo che adesso Ci stiamo pensando su. ci stiamo pensando, però vogliamo concentrarci prima su queste cose per poi avere un bel futuro. Nel senso, il matrimonio io lo voglio in grande, lo voglio bello, quindi servono questi. E per avere questi serve questo. Ok. Quindi aspettiamo, però arriverà. Wow. Quindi tu sei la cassiera qua insomma? Sì, titolare, cassiera, faccio tutto, le cose amministrative, legislative, le pratiche dietro, col commercialista sono sempre lì in contatto che chiedo, quindi sì, no, chiusure, eccetera. Cioè, dietro ci sono io. Ok. Wow. Pensavo fossi te a i capelli qua, invece no. Non ancora, però vorrei imparare. Sì? Mhm. Wow. Tra 2 mesetti cercheremo di mettere anche femminile. Oh, ok. Sì, sì. Nice one, nice. Quindi come pensate di mandare avanti l'attività adesso? Per adesso diciamo che come adesso iniziamo così con un solo barbiere. Poi vedendo la gente comunque, la reazione della gente com'è, se gli piace tutto, vediamo che arrivano in tanti, assumiamo un altro man mano, si va così. Per adesso andiamo con calma. Non quelli di pagare? Sì, sì, per forza. Se a fine mese non guadagni niente, li paghi lo stesso? Spero che avrò qualcosa, perché comunque vabbè, non c'è solo qua l'entrata, ci sono altre entrate. Perciò anche se comunque un modo si trova. Va bene, dai. Comunque se vuoi lasciare qualche messaggio a qualcuno che ti sta guardando per trovare sto posto. E niente, venite a trovarci, vi aspettiamo. Siamo felici di accogliervi con le braccia aperte. Ci trovate in via Emilia Ovest, numero 100, davanti al Palazzo Europa, proprio dalla stazione delle Poliere. E ringrazio Tony Valls veramente per questa intervista, è un grande, e tutti voi. E niente ragazzi, sapete com'è, no? Se volete tagliare i capelli, taglio della sfumatura. Vedete, come vedete, tutto clean, Tutto clean, quindi venite nuovo qua, fresh barber in zona. fatevi tagliare i capelli e tanta roba. È vicino, in città, e ci sta. Se vuoi lasciare i tuoi contatti social, non so, Instagram, qualcosa. 059 Beauty Style, ci trovate su Instagram.
E niente, uguale anche per gli altri social, Facebook e TikTok. Ok, ragazzi avete capito, no? Seguiteli su Facebook, TikTok, dappertutto, Instagram. E il taglio di qualità. Le tue ultime Sì. parole. Le ultime parole, mando un messaggio importante a tutta la gente che vorrebbe magari, non so, entrare nel mondo imprenditoriale. E all'inizio vi dico solo che non sarà facile, quindi se vedete degli ostacoli andate avanti lo stesso e non ascoltate la gente, quello che dice, qua, là. Io stesso ci ho messo tanto perché volevo farlo perfetto, quindi dovete essere pronti voi stessi e sentirvi di andare avanti sempre, ogni giorno, senza rendervi mai. E niente. Come avete capito? È tutto. No, vuoi salutare i tuoi amici, qualcuno? Saluto tutti, no, l'importante è, cioè, 059 lo sanno, siamo tutti una famiglia, io saluto tutti, è un insieme di famiglia, non c'è bisogno di citare il nome. Quindi 059. 059. Ringraziamo Merlino per l'intervista e per il suo tempo. Io sono Tony, tifo Tony e tifo Vibes. Grazie a tutti e ciao.